In questa lezione parliamo di armonizzazione della scala maggiore. Quindi partiamo da cos'è una scala maggiore. È una successione di suoni, di 7 suoni, che prevede che ci sia lo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, che è lo schema che puoi vedere sulla tastiera del pianoforte se consideri solo i tasti bianchi. Quindi partendo dalla nota Do, vedrai che tra Do e Re nel mezzo c'è un tasto nero, quindi la distanza di semitono. Di questo ne abbiamo parlato parlando di teoria degli intervalli, quindi ti dico che per capire bene questa lezione, nella quale parliamo di accordi, devi aver capito bene cosa sono gli intervalli, altrimenti ti sarà un po' difficile capire questo. Quindi intervalli, argomento importantissimo sul quale si basa tutta la musica. Quindi prendendo le note di Do maggiore, tastiera del pianoforte, solo tasti bianchi, vedrai che tra primo e secondo tasto bianco, quindi note Do, Re, c'è in mezzo un tasto nero, quindi significa che tra Do e Re passa un tono, perché sappiamo che tra un tasto bianco e un tasto nero passa un semitono, che è la distanza più piccola che abbiamo nel sistema temperato. Questo l'abbiamo detto sempre parlando di intervalli, quindi mi raccomando, studia bene quella lezione per capire bene questa. Quindi senza ripetere tutta l'ottava musicale, sappiamo che solamente tra Mi e Fa, quindi tra terzo e quarto tasto bianco, e tra Si e Do, quindi settimo tasto bianco che poi ritorna a Do nell'ottava successiva, solo in quel punto non c'è il tasto nero. Perché? Perché lì passa un semitono. Quindi tu, suonando la scala di Do e osservandola sulla tastiera del pianoforte, noterai che c'è questa dislocazione. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Infatti tra Do e Re passa un tono e quindi tono, tra Re e Mi passa un altro tono, quindi abbiamo già fatto tono, tono, tra Mi e Fa passa un semitono, perciò tono, tono, semitono, perché tra terzo e quarto grado c'è il semitono, quindi tono, tono, semitono, poi avremo tutte note a distanza di un tono per 3 note, cioè Fa, Sol, Sol, La, Si, quindi tono, 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 semitono, perché tra Si e Do c'è un semitono. Quindi da qualunque nota tu parti. Stiamo facendo l'esempio con la scala di Do per comodità, per capire bene, però da qualunque nota tu parti e rispetti questo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, si originerà una scala maggiore. Se partiamo dalla nota Re, facciamo un altro esempio, e quindi vogliamo fare la scala di Re maggiore, teniamo questo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Da Re saltiamo di un tono, andiamo alla nota Mi. Dobbiamo saltare ancora di un tono perché lo schema è tono, tono, semitono. Quindi da Mi andiamo a finire a Fa diesis. Quindi ecco che viene fuori un'alterazione e la scala di Re maggiore e anche la tonalità di Re maggiore ha 2 alterazioni che sono il La, Fa diesis e il Do diesis. E questo accade perché affinché la scala sia di Re maggiore servono queste alterazioni, questi tasti neri, Fa diesis e Do diesis, appunto per rispettare questo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Quindi vengono fuori il Fa diesis e il Do diesis. Chiaro? Queste alterazioni le possiamo memorizzare con il famoso ciclo delle quinte. Cosa significa? Che se noi saltiamo di quinta in quinta, esempio, siamo in tonalità di Do maggiore che non ha nessuna alterazione, tutte note naturali, ok? Solo tasti bianchi. Saltiamo di una quinta, quindi da Do a Sol, ecco che viene fuori un'alterazione che è il Fa diesis. Infatti se tu vuoi fare la scala di Sol maggiore e tieni lo stesso schema di prima, tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, vedrai che verrà fuori il Fa diesis. Perché se suoni il Fa naturale non è una scala di Sol maggiore, ma è una scala di Sol misolidio, che è il quinto grado di Do. Di questo ne parleremo in altri video, però per fare una scala di Sol maggiore deve esserci il Fa diesis. Quindi se tu dai un'occhiata a questa specie di orologio, parti da Do, salti di una quinta e vai a Sol, ecco che c'è un'alterazione, salti ancora di una quinta e vai a Re, ecco che c'è ancora un'altra alterazione, quindi il Re ha 2 alterazioni, l'abbiamo visto poco fa, sono Fa diesis e Do diesis. Salti ancora di una quinta e vai a La, quindi per fare una scala di La maggiore devono esserci il Fa diesis,
il do diesis e il sol diesis. Ok? E così via. Quindi osserva questo schema perché è molto interessante per capire questo concetto delle alterazioni. Altra cosa interessante da notare è che se tu guardi la successione in senso orario c'è un salto di quinta, se tu guardi la successione in senso antiorario c'è un salto di quarta, ok? Guarda, do, fa è un salto di quarta, fa si bemolla, quarta e così via. Ma anche se consideri il do, senso orario salti al sol, ma se vuoi tornare indietro, quindi in senso antiorario, tra sol e do c'è un salto di quarta, sol, la, si, do, ok? Quindi osserva anche questa cosa. E quindi una volta che abbiamo detto questo, senso orario e senso antiorario, per quanto riguarda i diesis, considera questo schema di salti di quinta, do, sol, re, la, mi, vedi come si sussegue? Per quanto riguarda i bemolli, vai in senso antiorario, quindi da do vai a fa, quindi fa maggiore è una tonalità che ha un bemolle, che è il si bemolle, perché tu per suonare una scala di fa maggiore, per rispettare quello schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, viene fuori un si bemolle. Per suonare la scala di si bemolle avrai come alterazioni si bemolle, che è la tonica, e mi bemolle, ok? Puoi memorizzare questo schema che ci serve per un discorso di ragionamento, che è di avere in testa le tonalità e le alterazioni. Puoi fare questo ragionamento che hai questo orologio dove in senso antiorario hai do, nessuna alterazione, fa un bemolle che è il si bemolle, due bemolli, si bemolle, mi bemolle, poi vai su mi bemolle che ha tre bemolli e così via. Questo orologio, osservalo bene, ti è molto utile per sapere quali sono le alterazioni in chiave, si dice così, quindi quali alterazioni ha la tonalità. E quindi per quanto riguarda i diesis, memorizza questo schema orario, quindi do, sol, re, la, mi, vedi come sono? Significa che do è messo diciamo nelle ore 12 ed è la tonalità che non ha nessuna alterazione. Salti di quinta in senso orario, sol ha il fa diesis, quindi un'alterazione, il re ha due alterazioni, fa diesis e do diesis e così via. Ora vediamo anche lo schema delle alterazioni, le vediamo tra poco. Per quanto riguarda i bemolli fa il contrario, senso antiorario, quindi salti di quarta, quindi do, sempre tonalità centrale, nessuna alterazione, salti di quarta, quindi in questo orologio, tra virgolette orologio, in senso antiorario salti di quarta, vai a fa che ha un bemolle, che è il si bemolle, poi vai a si bemolle che ha due bemolli, quindi si bemolle che è la tonica e mi bemolle. Poi vai sul mi bemolle, salti ancora di quarta che ha tre bemolli, quindi si bemolle, mi bemolle e la bemolle. Ora vediamo lo schema delle alterazioni che sono da memorizzare a memoria per sapere come si susseguono queste alterazioni. Ovviamente ti ricordo che come sempre puoi scaricare questo file che stai vedendo proiettato dalla scheda che vedi in alto. Quindi hai visto nella pagina precedente l'immagine per focalizzare questo ciclo delle quinte, ok? È semplicemente uno schema visivo che è molto utile per capire appunto che è una sorta di orologio dove in senso orario hai una cosa, in senso antiorario hai un'altra e quindi inquadri un po' le tonalità con i diesis e i bemolli. Quindi l'ordine dei diesis è fa, do, sol, re, la, mi, si. Cosa significa? Che facendo quei salti di quinta, quindi abbiamo il do alle ore 12, quindi nessuna alterazione. Salto di quinta, andiamo a finire sul sol, quindi avrà il fa diesis. Salto ancora di quinta, andiamo a finire sul re, quindi avrà fa diesis e do diesis, perché sono due diesis. Quindi questo è l'ordine che vedrai anche all'inizio delle partiture, vedrai le famose alterazioni in chiave, saranno messe sempre così, ad esempio nella tonalità di re maggiore vedrai sul fa, quindi sulla quinta linea e sul do terzo spazio vedrai il diesis, quindi questo ti dice che sei in re maggiore o nella relativa minore. Qual è la relativa minore di re maggiore? Si minore. Saltando ancora di una quinta vai a finire sulla tonalità di la, quindi avrai tre alterazioni, fa, do e sol, quindi fa diesis, do diesis e sol diesis.
Saltando ancora di una quinta vai a finire sulla tonalità di Mi maggiore, quindi questo lo vedi nella pagina precedente dove c'è lo schema del famoso orologio, il ciclo delle quinte. Vedrai come in senso orario salti sempre di una quinta e si aggiunge sempre un'alterazione, quindi le alterazioni si aggiungono con questo schema Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Stesso ragionamento per i bemolle, abbiamo già detto che puoi memorizzare questo schema che nell'orologio del ciclo delle quinte vai in senso antiorario, quindi salti di una quarta, quindi da Do vai a finire a Fa, che ha un'unica alterazione che è il Si bemolle. Quindi come vedi anche scritto qui sul file, l'ordine dei bemolli è Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa. Quindi ricordati questo. Quindi memorizza queste due successioni, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si per quanto riguarda i diesis e Si, Mi, La, Re, Sol, Do, Fa per quanto riguarda i bemolli. Poi collegherai il tutto con lo schema del ciclo delle quinte, quindi saprai che man mano che salti di quinta in quinta, le alterazioni che si aggiungono sono Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si, quindi avrai capito che il Do non ha nessuna alterazione, il Sol è il primo salto di quinta e avrà la prima alterazione che è il Fa, vedi la prima nota di questa successione. Salti ancora di quinta, da Sol vai a Re, si aggiunge la seconda, il Do, quindi Fa diesis, Do diesis e così via. Stessa cosa per i bemolli, il Fa avrà il Si bemolle, poi da Fa andiamo a finire a Si bemolle, quindi andiamo ancora di una quarta in senso antiorario e si aggiungerà un altro bemolle che è il Mi bemolle, quindi la tonalità di Si bemolle avrà Si bemolle e Mi bemolle e così via. E sono sicuro che ti starai chiedendo, ma come mai c'è il Mi diesis, il Si diesis? Cioè in realtà il Mi diesis non esiste, il Mi diesis è il Fa, non esiste una nota Mi diesis perché sappiamo che tra Mi e Fa passa un semitono, quindi Mi diesis in realtà è la nota Fa. Come anche Fa bemolle, non esiste il Fa bemolle perché sarebbe la nota Mi naturale, sempre perché tra Mi e Fa c'è un semitono. Se da Fa vado indietro di un semitono, cosa che succede se metti il bemolle a una nota, il Fa bemolle non esiste, in realtà è la nota Mi. Però perché si scrivono queste note? Perché si tratta di una scala diatonica. Cosa significa? Che ogni nota deve avere un nome diverso. Quindi se andiamo nella tonalità che ha 6 diesis, quindi guarda la successione dei diesis, Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, qual è la tonalità che ha tutti questi diesis? Il Fa diesis, ok? Quindi se io voglio suonare una scala maggiore di Fa diesis, verranno fuori tutte queste alterazioni e anche il Mi diesis. E se tu fai il ragionamento, il Mi diesis sarebbe il settimo grado della scala di Fa diesis, quindi falle queste prove sulla tastiera del pianoforte. Il Mi diesis, che in realtà tu andrai a suonare come nota Fa, realmente la nota che si suona è il Fa. Ecco che tra Fa e Fa diesis c'è quella distanza di semitono che è il passaggio tra settimo e ottavo, quindi rispettiamo lo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, che Mi diesis, Fa diesis è un passaggio di semitono perché sarebbe Fa, Fa diesis, però dobbiamo rispettare la diatonicità della tonalità, si fa giusto per convenzione affinché ogni nota abbia un nome diverso, perché Fa, Fa diesis è un passaggio invece cromatico e non diatonico, ok? Ricordati questa cosa. Tutte le volte che io faccio Do, Do diesis o Re, Re diesis o Fa, Fa diesis o Sol, Sol diesis sono dei passaggi cromatici, stesso nome però con l'alterazione. Quando invece si passa da una nota che ha un nome diverso è un passaggio diatonico e quindi questo avviene solo per questo motivo, perché poi in realtà la nota che si andrà a suonare è questo, però a livello di teoria di regole dobbiamo considerare questo. Poi ritornando un attimo nel nostro ciclo delle quinte, guarda dove c'è il Do diesis, ok? Sarebbe più o meno dove ci sarebbero le ore 7, ok? Ecco, lì vedi che c'è Do diesis, Re bemolle. Perché c'è quella barra? Vedi, Re bemolle slash Do diesis. Perché? Perché sono tonalità omofone. Allo stesso modo come le note Do diesis e Re bemolle sono lo stesso tasto nero, Do diesis, Re bemolle è la stessa tonalità.
Quindi se io considero la tonalità do diesis avrò 7 diesis, quindi do diesis, re diesis, mi diesis, ok? Fa diesis, stesso motivo di prima, il mi diesis in realtà sarebbe il fa, però devo fare do, re, mi, fa, sol, la, si, tutti con i diesis, ok? Prova questa cosa a suonarla, scala di do, ti sposti di un semitono, starai suonando tutte quelle note diesis, però ci saranno il mi diesis e il si diesis che in realtà saranno il fa e il do, ok? Come note naturali, però devo fare do diesis, re diesis, mi diesis, fa diesis, sol diesis, la diesis, si diesis, do diesis. Ti faccio ragionare come si diesis, che in realtà è il do, come nota che tu andrai a suonare. Quindi tra do e do diesis passa quel semitono finale, ok? Ti ricordi lo schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono? Vedi come c'è sempre quel passaggio di semitono tra settimo e ottavo grado. Quindi, ritornando al ragionamento di poco fa, tonalità omofone, se considero do diesis avrò 7 diesis. Se invece lo considero re bemolle, avrò 5 bemolli che sono si, mi, la, re, sol. Ragionamento analogo per la tonalità do bemolle. È molto raro che tu trovi scritto do bemolle, troverai si maggiore, però sappi che la tonalità di do bemolle ha 7 bemolli, il do bemolle non esiste, è il si maggiore, però sono cose convenzionali per un discorso teorico, per avere la diatonicità che ti ho spiegato poco fa, di avere delle note che si susseguono sempre con un nome diverso, rispettano quello schema tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Poi ovviamente osserva come dentro l'orologio, tra virgolette, vedi che c'è scritto minore, in ogni tonalità c'è la relativa minore. La relativa minore si forma partendo dal sesto grado della tonalità, quindi vedrai che la relativa minore di do maggiore è la minore, la relativa minore di sol maggiore è mi minore, la relativa minore di re maggiore è si minore e così via, ok? Osserva questo schema e studiati quello che ti ho spiegato in questa lezione, leggendo anche questo file che puoi scaricare, non avrai problemi sul ciclo delle quinte. Quindi era doveroso fare questa spiegazione anche del ciclo delle quinte perché ti farà capire semplicemente il discorso delle alterazioni che vengono fuori in ogni tonalità. Perché? Perché affinché la scala sia maggiore si deve rispettare quello schema e il ciclo delle quinte non è altro che uno schema per rappresentare in modo molto pratico questa cosa, ok? Quindi studiati bene quella parte e andiamo ora a dire perché se noi prendiamo una scala e armonizziamo per terze vengono fuori determinati accordi. Quindi ricordati già questo, che si armonizza per terze. Gli accordi che cosa sono? Sono delle note che suonano insieme, disposte per terze. Quindi prendiamo la scala di do maggiore che ha le note do, re, mi, fa, sol, la, si, do, poi all'ottava. Quindi dobbiamo prendere ogni grado della scala e mettere una terza e poi un'ulteriore terza. Quindi prendiamo la nota do, primo grado, il terzo qual è? Mi. Quindi do, mi, che distanza c'è? 2 toni, quindi terza maggiore. E ritorniamo alla teoria degli intervalli. Molto importante questa cosa. Tra do e mi, terza maggiore. Aggiungiamo poi il sol. Ecco che si è creato l'accordo di do maggiore. Perché? Perché ha una fondamentale, una terza maggiore e una quinta giusta. Ok? Quindi sul primo grado di qualunque scala maggiore si forma sempre un accordo maggiore. Fondamentale, terza maggiore, quinta giusta. Secondo grado re, devo armonizzare quali note? Re, la terza di re, che qual è? Re, mi, fa, quindi re, fa e poi fa, sol, la, quindi devo mettere un fa e un la, quindi le note re, fa, la. Tra re e fa che distanza c'è? Fai i conti, tra re e mi un tono, tra mi e fa un semitono, quindi tra re e fa c'è una terza minore. Quindi cosa succede? Che sul secondo grado si crea un accordo minore, quindi re minore che ha le note re, fa, la, quindi fondamentale, terza minore, quinta giusta. Quindi re, fa, la è una triade minore, in questo caso re minore. Quindi in qualunque tonalità sul secondo grado viene fuori un accordo minore. Terzo grado, stessa cosa, mi, sol, si, ok? Faccio sempre salti di terza, mi, fa, sol, quindi mi, sol,
Sol, La, Si, quindi le note Mi, Sol, Si, e fai il conto tra Mi e Sol, che distanza c'è? Di un tono e mezzo, quindi terza minore. Ma perché? Perché tra Mi e Fa semitono, tra Fa e Sol un tono, quindi un tono e mezzo. Mi Sol è una terza minore, quindi accordo minore. Quindi in ogni tonalità sul terzo grado viene fuori un accordo minore. Quindi abbiamo detto finora che viene fuori Do maggiore, Re minore, Mi minore. Quindi andiamo su questa pagina dove è scritto quello che stiamo dicendo. Quindi lo schema è questo qua. Se tu fai il conto degli intervalli, andando sul quarto grado, Fa, La, che distanza è? Tra Fa e La c'è una distanza di 2 toni, quindi terza maggiore. È chiaro che stiamo lavorando solo con le note della scala che vogliamo armonizzare. Le note sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Prendo ogni grado e metto la sua terza, sempre dalle note della scala, e la sua quinta, sempre dalle note della scala. Quindi Fa, La, Do è una triade maggiore di Fa. Quindi sul quarto grado c'è un accordo maggiore, Fa maggiore. Quindi ricapitolando, come vedi anche nello schema che c'è scritto qui, in qualunque tonalità sul primo grado viene fuori un accordo maggiore, sul secondo e terzo grado accordo minore, sul quarto e quinto grado un accordo maggiore, sul sesto grado un accordo minore e sul settimo grado c'è un accordo diminuito. Esempio, tonalità di Do, sono arrivato sul settimo grado che è il Si, devo fare Si, Re, Re, Fa. Tra Si e Re che distanza c'è? Terza minore, quindi accordo minore. Tra Re e Fa c'è un'altra distanza di terza minore. Quindi appuntati questo schema e ricordatelo. Tutte le volte che tu avrai un accordo formato da una successione di terza maggiore più terza minore, si forma un accordo maggiore o triade maggiore. Stiamo armonizzando 3 note. È l'esempio di Do, Mi, Sol. Do, Mi, terza maggiore, Mi, Sol, terza minore. Do, Sol è una quinta giusta. Quindi fondamentale, terza maggiore, quinta giusta. Però ricordati questo, tutte le volte che hai terza maggiore più terza minore si forma un accordo maggiore. Tutte le volte che hai terza minore più terza maggiore si forma un accordo minore. Esempio, Re, Fa, La. Tra Re e Fa c'è una terza minore, tra Fa e La c'è una terza maggiore. Triade minore o accordo minore, in questo caso Re minore, ok? Se io invece faccio Re, Fa diesis, La, si forma un Re maggiore e quindi vedi che ritorna lo schema terza maggiore più terza minore. Quindi ricordati questo, quando c'è terza maggiore più terza minore, accordo maggiore. Il contrario, quindi terza minore più terza maggiore, si forma un accordo minore. Quando invece c'è una terza minore più una terza minore, come accade ad esempio sul settimo grado, se armonizzo le note Si, Re, Fa, si forma un accordo diminuito. Perché? Perché ho una terza minore più una quinta diminuita, ok? Quindi Si, Re è una terza minore, Si, Fa è una quinta diminuita, ma semplicemente ho una terza minore tra Si, Re e ho una terza minore tra Re e Fa. Quindi terza minore più terza minore ho una triade diminuita o accordo diminuito, quindi ho le note Si, Re, Fa che se le suono insieme formano un Si diminuito. Poi possiamo dire un'altra cosa, che se metto insieme una terza maggiore più una terza maggiore si forma l'accordo aumentato, esempio Do, Mi, Sol diesis, quindi Do, Mi, terza maggiore, Mi, Sol diesis, terza maggiore, esce fuori il Do aumentato. Quindi queste cose sperimentale subito sulla tastiera del pianoforte. In questa pagina tu stai vedendo gli accordi major 7, minore settima, di settima e semidiminuito. Perché? Perché se io armonizzo anziché con 3 note, con 4 note, quindi alla terza nota aggiungo un'ulteriore terza, esempio Do, Mi, Sol, al Sol aggiungo anche il Si, perché Sol, La, Si, ok? Viene fuori un accordo con la settima che seguirà questo schema. Sul primo grado sarà sempre major 7, sul secondo e terzo grado sempre minore settima, sul quarto grado sarà major 7, sul quinto grado l'accordo di settima, il famoso accordo di dominante, che si trova sempre sul quinto grado di ogni tonalità, è quell'accordo che crea
la cadenza quinto primo, che è una cosa che abbiamo nelle orecchie. Nella musica occidentale è un grado che vuole andare sempre verso il primo, ad esempio Sol, Do. È una sensazione proprio di tensione e risoluzione, si dice così. Quindi quinto primo o cadenza perfetta. Sul sesto grado poi c'è un minore settima e sul settimo grado un semidiminuito. E facciamo subito degli esempi pratici. Come vedi stiamo facendo un tipo di lavoro mentale, di memorizzare queste cose a livello mentale, saperle a livello mentale, ma mi raccomando applicale subito su uno strumento, perché se no non colleghi poi il tutto alla musica. Quindi acquisisci queste cose a livello mentale studiando queste pagine e prendendo appunti e studiando anche quello che ti sto spiegando io a voce, ma applica subito sullo strumento, che stiamo dicendo tonalità di Do maggiore, inizia subito a suonare gli accordi. Do Mi Sol, quindi Do maggiore, Re Fa La, Re minore, Mi Sol Si, Mi minore, Fa La Do, Fa maggiore, Sol Si Re, Sol maggiore e così via. Poi aggiungi anche una quarta voce, quindi abbiamo detto che aggiungiamo un'ulteriore terza, ed ecco che vengono fuori Do major 7, che sono le note Do Mi Sol Si, Re minore settima, che sono le note Re Fa La Do. Quindi vedi, ogni grado aggiungi una terza, una terza e una terza ancora. Sul terzo grado abbiamo Mi Sol Si Re, che è Mi minore settima. Sul quarto grado abbiamo Fa La Do Mi, che sono le note che formano un Fa major 7. Sul quinto grado Sol Si Re Fa, che sono le note che formano Sol settima. Sul sesto grado abbiamo La Do Mi Sol, le note che formano La minore settima. Sul settimo grado abbiamo le note Si, Re, Fa, La che formano un Si semidiminuito. Quindi in tonalità di Do maggiore tu avrai questi accordi: primo grado Do major 7, secondo grado Re minore settima, terzo grado Mi minore settima, quarto grado Fa major 7, quinto grado Sol settima, sesto grado La minore settima, settimo grado Si semidiminuito, detto anche minore settima bemolle quinta. Facciamo un altro esempio: se vogliamo fare l'armonizzazione della scala di Re maggiore, cosa che puoi fare seguendo il ciclo delle quinte su ogni tonalità, ti invito a farlo, prima a livello mentale e poi subito sullo strumento, e collega tutto sullo strumento e lo fai diventare musica. Quali sono le note della scala di Re maggiore? Abbiamo detto che Re maggiore, se ti ricordi il famoso orologio di prima, dove si trova? Devi fare 2 salti di quinta in senso orario rispetto al Do che nelle ore 12. Quindi 2 salti, 2 diesis. Qual era l'ordine dei diesis? Fa, Do, Sol, Re, La, Mi, Si. Quindi ti servono solo i primi 2 diesis, Fa e Do. Quindi Re maggiore avrà Fa diesis e Do diesis. Ecco il ragionamento per trovare subito i diesis. Quindi stai rispettando lo schema della scala maggiore inserendo questi 2 diesis. E se tu armonizzi una scala di Re maggiore, devi considerare che stai armonizzando anche le note Fa diesis e Do diesis. Quindi, primo grado, Re major 7. Quindi valgono tutti i ragionamenti che abbiamo fatto poco fa per Do, non li ripetiamo. Però, come vedi, scritto anche nella pagina, il primo grado è Re major 7, quindi sul primo grado viene fuori sempre un major 7, in qualunque tonalità. Poi il nome della nota darà il nome all'accordo, quindi nel caso del Re, Re major 7. Ok, se armonizziamo Do diesis per fare un esempio, sul primo grado ci sarà Do diesis major 7, ok, e così via. Quindi Re maggiore abbiamo primo grado Re major 7, secondo grado Mi minore settima, terzo grado Fa diesis minore settima, perché Re, Mi, Fa diesis, il terzo grado di Re è un Fa diesis. Ok, la terza nota della scala di Re maggiore è il Fa diesis, quindi sul terzo grado ci sarà un Fa diesis minore settima, poi abbiamo un Sol major 7, poi abbiamo un La settima perché il quinto grado di Re è La. Facciamo un esempio con la nota La, quinto grado. Sul quinto grado esce sempre un accordo di settima, nel caso del Re è il La settima, appunto perché La è la quinta del Re. Facciamo il ragionamento: perché esce un accordo di La settima? Perché devo armonizzare le note che trovo nella scala di Re maggiore. Quindi la terza dell'A qual è? Il Do. Però nella scala di Re che Do c'è? Naturale o diesis? Diesis, quindi La, Do diesis. E già l'accordo è maggiore perché la terza è maggiore. Quindi mi servono le note La, Do diesis, poi salto di terza Mi, quindi La, Do diesis, Mi. Perché? Perché nella scala di Re c'è un Mi, quindi metto un Mi naturale, quindi La, Do diesis, Mi, Sol,
nella scala di Re c'è un Sol naturale, Re Mi Fa Sol, che è il quarto grado. Quindi le note, se tu fai il conto, La, Do diesis, Mi, Sol, sono La fondamentale, Do diesis terza maggiore, Mi quinta giusta, Sol settima minore. Ritorniamo al discorso della teoria degli intervalli. Se tu fai il conto e hai capito la teoria degli intervalli, inserendo queste note esce fuori un La settima. Ecco perché in tutte le tonalità vengono fuori questi accordi, perché le relazioni intervallari delle note sono sempre queste. Quindi sul quinto grado La settima, sul sesto grado esce fuori un Si minore settima e sul settimo grado un Do diesis semidiminuito. Ok? Perché? Perché la settima nota del Re maggiore è Do diesis, ok? Perché ci sono le due alterazioni, Fa diesis e Do diesis. Quindi il concetto dell'armonizzazione della scala è questa. Quindi ricordati questo schema che c'è in questa pagina. Ok? Primo grado sempre major 7. Secondo grado minore settima, terzo grado minore settima, quarto grado major 7, il quinto grado è un accordo di settima, detta settima di dominante, sesto grado un minore settima, settimo grado un semidiminuito. Ok? Quindi in qualunque tonalità lo schema degli accordi che vengono fuori su ogni grado è questo, poi il nome dell'accordo prenderà il nome della nota che stai armonizzando in base alla scala che armonizzi. Ok, quindi il discorso è questo e abbiamo armonizzato a 4 voci. Se togliamo una voce, quindi armonizziamo solo 3 note, triade, non ci sono le settime, quindi avremo primo grado maggiore, secondo e terzo minore, quarto e quinto maggiore, sesto minore, settimo diminuito. Concludiamo questa lezione andando a vedere come si forma una determinata tipologia di accordo, quindi studiati bene questa cosa e mi raccomando, te lo ripeto per l'ennesima volta, devi aver capito benissimo come funzionano gli intervalli. Perché? Perché gli accordi non sono altro che intervalli messi insieme. Quindi l'accordo major 7 come si forma? Prendendo una fondamentale, quindi quella F che vedi sta per fondamentale, quindi ricordati lo schema che vedi in questa pagina. Accordo major 7 si forma sovrapponendo una fondamentale, terza maggiore, quinta giusta e settima maggiore, ok? Nel caso del Do saranno Do, Mi, Sol, Si. Accordo di settima, come si forma? Prendendo una fondamentale, una terza maggiore, una quinta giusta e una settima minore. Nel caso del Do, quindi se voglio formare un Do settima, ci saranno le note Do, Mi, terza maggiore, Sol, quinta giusta, Si bemolle, settima minore, quindi le note Do, Mi, Sol, Si bemolle formeranno un accordo di Do settima. Accordo minore settima, schema fondamentale, terza minore, quinta giusta, settima minore. Quindi nel caso del Do prendiamo Do fondamentale, Mi bemolle terza minore, Sol quinta giusta, Si bemolle settima minore, quindi le note Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle formano un Do minore settima. Accordo semidiminuito, detto anche minore settima bemolle quinta, come si forma? Prendendo una fondamentale, una terza minore, una quinta diminuita e una settima minore. Nel caso del Do metteremmo le note Do, Mi bemolle, Sol bemolle e Si bemolle e viene fuori Do semidiminuito. Ok? Quindi ricordati bene questa cosa. E stiamo parlando di accordi a 4 voci. Se togli la settima, che è il quarto intervallo, crei lo schema per formare l'accordo maggiore, minore o diminuito. Quindi fondamentale, terza maggiore, quinta giusta, accordo maggiore. Fondamentale, terza minore, quinta giusta, accordo minore. Fondamentale, terza minore, quinta diminuita, accordo diminuito. Ok? Quindi memorizzati bene anche questo schema. Quindi per questa lezione è tutto, se ci sono dei dubbi scrivi nei commenti e ti aspetto in prossimi video.